Mi fa male il collo. Siamo arrivati al quarto ed ultimo video sul dolore cervicale. Voglio già ringraziare chi ci ha seguito fin qui perché è un bel lato di fiducia. Finalmente vedremo come si curano l'artrosi cervicale, l'ernia discale, il dolore miofasciale e la cefalea cervicogenica. Invito chi non l'avesse fatto a guardare prima i video precedenti, altrimenti non si capisce un granché. Li trovate tutti su questa playlist sul dolore cervicale. Giusto? Invitavo chi non l'avesse ancora fatto a guardare i video precedenti. Ma ti vedo distratto, cosa stai facendo? No, niente, stavo pensando a una ricetta per i broccoli, che li ho trovati a buon prezzo ma non so come cucinarli. Ma ti sembra il momento? No, in effetti no. Appunto, dai che continuiamo. Per semplicità direi di dividere le terapie per i dolori cervicali in 5 categorie. La terapia farmacologica, la terapia manuale, la terapia strumentale, gli esercizi e la terapia chirurgica. Premetto una cosa importante: esistono una marea di terapie per i dolori al collo, molte delle quali usate comunemente anche se con scarso supporto scientifico. Per motivi di tempo mi limito a descrivere le terapie più comuni. Iniziamo con le terapie farmacologiche. Come per la maggior parte dei dolori muscoloscheletrici, che hanno una componente infiammatoria e una componente di tensione muscolare, i farmaci più utilizzati sono i farmaci antinfiammatori, steroidei e non steroidei, e i farmaci miorilassanti, spesso in associazione tra loro. I farmaci possono ridurre il dolore sul breve termine, ma non sono raccomandati sul lungo termine. I farmaci antinfiammatori cortisonici sono utilizzati soprattutto in caso di compressione del nervo causata da ernia discale. In quest'ultimo caso, qualche volta si utilizzano anche farmaci per il dolore neuropatico, per ridurre la sintomatologia che si origina dal nervo. Si tratta di farmaci utilizzati anche per la depressione e per l'epilessia, ma che sono efficaci anche per questo tipo di dolore. Possiamo citare tra le terapie farmacologiche anche l'infiltrazione di anestetico nei cosiddetti trigger point, cioè punti molto dolenti nei muscoli del collo e delle spalle. Si inserisce l'ago in corrispondenza dei punti dolenti e si inietta l'anestetico. Qualche volta si inserisce l'ago anche senza farmaco, il che fa pensare che l'efficacia del trattamento sia dovuta in gran parte all'azione dell'ago invece che all'azione dell'anestetico. La terapia manuale invece, come dice il nome, no, il manuale delle giovani marmotte non c'entra niente. Si chiama terapia manuale perché viene eseguita con le mani dagli operatori del settore, fisiatri, fisioterapisti, osteopati, chiropratici. Si tratta di trattamenti che comportano la mobilizzazione della colonna cervicale con manovre più o meno rapide, qualche volta forzando il movimento, oppure stretching dei muscoli, o ancora l'applicazione di pressione con le dita e con le mani per ridurre la tensione muscolare. In alcuni casi si utilizzano degli strumenti che possono avere un effetto antinfiammatorio e miorilassante, come applicazioni laser, ultrasuoni, TENS, cioè l'uso di una debole corrente elettrica applicata sulla pelle, radiofrequenze. Anche se per molte di queste terapie non ci sono evidenze scientifiche che ne dimostrino l'efficacia. Una terapia che non costa niente dal punto di vista economico, ma che costa di più come impegno, sono gli esercizi, solitamente associati ad altre terapie manuali, farmacologiche o strumentali. Sono esercizi di mobilizzazione del collo, stretching o potenziamento muscolare, oppure esercizi volti a migliorare la postura corporea, soprattutto cervicale. Ma anche una regolare attività fisica in generale,
che aiuta a mantenere le articolazioni e muscoli in movimento, con l'unico accorgimento di cercare di evitare attività che possono caricare eccessivamente il collo e nei limiti permessi dalla patologia specifica. Ecco appunto. Un altro fattore importante consiste nel correggere la postura, soprattutto nei momenti in cui tendiamo più facilmente ad avere una postura scorretta, lavorando al computer, usando il cellulare. Vi vorrei anche citare alcune terapie non convenzionali che però hanno dato buoni risultati in molti pazienti: il kinesiotaping e l'agopuntura. Il kinesiotaping consiste nell'utilizzo di nastri adesivi che vengono applicati sul collo e sulle spalle esercitando una lieve tensione. L'agopuntura consiste invece nell'utilizzo di piccoli aghi che vengono inseriti in punti specifici indicati dalla medicina tradizionale cinese. Entrambe le metodiche possono essere efficaci nel ridurre il dolore e migliorare la mobilità cervicale. Anche se in molti casi è difficile distinguere l'effetto reale della terapia dalla risposta placebo. Parlo di risposta placebo e non di effetto placebo perché la risposta placebo include sia l'effetto placebo, e cioè il miglioramento della sintomatologia causato dall'effetto psicologico delle aspettative del paziente, sia il miglioramento causato dall'evoluzione spontanea della patologia. Infatti il dolore al collo qualche volta può passare da solo, o magari non passa, ma l'intensità del dolore può variare nel tempo e quindi migliorare anche indipendentemente dalla terapia. Vi faccio vedere questo. Guardate questo grafico. Rappresenta l'effetto dell'agopuntura sul dolore cervicale. Sull'asse delle ordinate viene mostrato il dolore valutato soggettivamente dai pazienti su una scala da 0 a 10. Sull'asse delle ascisse è rappresentato il tempo. Questo è il valore medio del dolore dei pazienti prima di iniziare la terapia, poco più di 5. Dopo 5 sedute di agopuntura il valore si riduce, fino a più o meno poco più di 3. Dopo 10 sedute si riduce ancora fino a raggiungere il valore di circa 2,5. Quindi la terapia sembra molto efficace. Vi sorprenderà sapere che la linea del grafico che vi ho mostrato rappresenta l'andamento del dolore nelle persone sottoposte alla terapia placebo, dove venivano utilizzati punti non di agopuntura e gli aghi non venivano inseriti completamente, ma la pelle veniva punta solo superficialmente. Questo non per dire che l'agopuntura non è efficace, ma per far comprendere che in alcuni casi non è facile capire se una qualunque terapia sia realmente efficace oppure no. Ho capito. Aggiungerei una forma di fisioterapia che non rientra nelle categorie che abbiamo descritto, ma può essere sempre utile, e cioè l'applicazione del caldo e del freddo. In caso di dolore e tensione muscolare, il caldo aiuta a rilassare i muscoli. Può essere somministrato in modi diversi, ad esempio con una borsa dell'acqua calda, con i cuscinetti che si riscaldano elettricamente o con dei cerotti autoriscaldanti che vendono in farmacia. Invece il freddo aiuta in caso di infiammazione. Si può applicare con del ghiaccio o con i sacchetti refrigeranti. Ci sono però dei casi che non si riesce a risolvere con queste terapie conservative e non invasive. Sono i casi di severa artrosi cervicale o ernie discali dove non si riesce a ridurre la compressione del nervo o del midollo spinale e bisogna intervenire chirurgicamente. Ecco, lo sapevo. Esistono molti tipi di interventi chirurgici diversi, più o meno invasivi, il cui obiettivo è quello di ridurre la compressione del nervo o del midollo spinale e stabilizzare la colonna cervicale. In caso di severa artrosi si rimodellano chirurgicamente le vertebre per cercare di rimuovere la causa della compressione. In caso di ernia discale, qualche volta si rimuove solo l'ernia
In altri casi si rimuove tutto il disco intervertebrale e lo si sostituisce con una protesi. In tutti e due i casi, spesso si stabilizzano le vertebre con delle placche e delle viti di fissaggio per limitarne i movimenti. Finalmente siamo arrivati alla fine di questa serie e faccio i complimenti a chi è arrivato fin qui. Sicuramente non ho detto tutto quello che riguarda i dolori cervicali, perché è un argomento molto esteso e complesso, però ho cercato comunque di dare le informazioni più importanti nella descrizione delle patologie, della sintomatologia, delle cause, della diagnosi e delle terapie. Spero di esserci riuscito. Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link degli articoli a cui ho fatto riferimento. Per qualunque altra cosa potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. Adesso volevo premiare chi ha avuto il coraggio e la pazienza di guardare tutti e 4 i video di questa serie. Ho comprato dei palloncini, ve li regalo. Mi lasciate nei commenti il vostro indirizzo di casa e io ve li spedisco, già gonfiati. Dovete solo pagare le spese di spedizione, che ammontano a 3.000 euro. Ciao a tutti, alla prossima! Dici che le pagano? Come no, vai tranquillo.